Perché così spesso noi biologi della conservazione non abbiamo in quello che facciamo il supporto dell'opinione pubblica? Forse è colpa nostra, forse usiamo le metafore sbagliate per raccontare quello che facciamo e perché lo facciamo. Lo spunto per cominciare lo prendo dalle recenti polemiche innescate da due progetti di conservazione della natura, due progetti molto simili. Uno che si svolge all'Isola del Giglio, nel Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, e un altro che si sta svolgendo nel Parco Nazionale del Circeo. I due protagonisti di questi progetti sono il daino e il muflone. Il muflone, introdotto all'Isola del Giglio circa 40 anni fa per motivi di tipo venatorio, come preda da sparare. Il daino, invece, introdotto per l'allevamento come selvaggina da reintrodurre, una pratica fortunatamente ormai praticamente in disuso in Italia. Si tratta di due specie aliene per il nostro paese, cioè due specie originarie di altri posti che sono state trasportate volontariamente dall'uomo. Sono specie che quando vengono introdotte in ambienti diversi da quelli originari sono in grado di provocare gravi danni alla biodiversità e in particolare alla componente vegetale. Se qualcuno per esempio volesse farsi un'idea di quello che è l'impatto del daino su una foresta, basterebbe fare una passeggiata nella foresta del Circeo, appunto. Basterebbe uno sguardo e si potrebbe accorgere immediatamente che fino all'altezza di circa 2,5 metri, vale a dire l'altezza raggiungibile da un daino che si alza sulle zampe posteriori, non esiste più una foglia, non esiste più un rametto verde, non esiste più vegetazione. Anche l'edera è tutta mangiata. E anche se cercassimo qualche segno di rinnovamento sul terreno, rinnovamento del bosco, non le troveremmo, perché se da un leccio cade una ghianda, la plantula che si sviluppa subito dopo, immediatamente viene recisa dal morso delle migliaia di daini che cercano costantemente cibo in un bosco che ormai è divenuto impoverito, del tutto impoverito. Il primo dei due progetti è un progetto europeo, è un progetto LIFE, si chiama Let's Go Giglio. È un progetto condotto dal Parco Nazionale per cercare di ripristinare un po' della biodiversità originaria. Il Giglio ci appare come un posto meraviglioso, ma in realtà è profondamente trasformato dall'intervento dell'uomo, non è più simile a com'era originariamente. L'uomo, per esempio, ha introdotto in maniera volontaria e involontaria decine di specie aliene che vengono da altri posti che non erano presenti originariamente sull'isola, sia di tipo animale, come nel caso del muflone, sia di tipo vegetale. Queste specie aliene, che sono l'oggetto del progetto Let's Go Giglio, sono specie che stanno mettendo a rischio la biodiversità locale, no? Una specie su tutti, il discoglosso sardo, una rana endemica della zona tirrenica del Mediterraneo, che è in fortissima rarefazione e a rischio di estinzione. Al Parco Nazionale del Circeo, invece, si sta cercando di ridurre il numero dei daini che stanno distruggendo, letteralmente distruggendo, la foresta di Circe, un pezzo della storia del paesaggio italiano, quello che rimane, un piccolo fazzoletto di bosco che rimane delle originarie foreste planiziali che un tempo bordavano tutte le coste italiane, prima che l'uomo le distruggesse praticamente tutte. In più la foresta di Circe è un luogo anche evocativo, molto importante da un punto di vista storico e mitologico. Trattandosi di progetti che implicano l'eliminazione di specie da determinati posti, il mondo animalista ha dichiarato guerra ad entrambi, con una campagna di comunicazione tutta fondata sull'emotività, è riuscita ad ottenere il supporto di politici, di influencer e dell'opinione pubblica. Il risultato sono la richiesta e l'ottenimento di modifiche che ridurranno l'efficacia del progetto e potranno anche farlo fallire. In pratica, da una parte abbiamo due progetti finalizzati alla conservazione della natura che hanno il consenso generalizzato della comunità scientifica nazionale e internazionale. Dall'altra abbiamo la contrarietà dell'opinione pubblica
tutta incentrata sull'emotività della questione. E i secondi stanno vincendo sui primi. Allora io mi chiedo, ma perché le persone non si fidano di noi che ci occupiamo di conservazione della natura per lavoro? Perché si indignano per azioni di gestione della natura che sono sacrosante da un punto di vista tecnico e scientifico e richiedono a gran voce delle soluzioni che sono strampalate da un punto di vista tecnico? Perché ritorna sempre l'ennesima diatriba tra l'uomo che interviene per gestire attivamente la natura e la natura che dovrebbe essere lasciata intatta alla ricerca autonoma di un proprio equilibrio interno? Ma non sarà anche colpa nostra, di noi biologi della conservazione, che non sappiamo raccontare l'importanza del nostro lavoro, che non sappiamo raccontare cosa facciamo e perché lo facciamo? Se la riserva naturale di Castel Porziano rimane quel meraviglioso presidio di biodiversità completamente assediato dalla città di Roma, non lo dobbiamo alla riserva che si è mantenuta da sola, al bosco che si è mantenuto da solo, ma probabilmente lo dobbiamo a quelle persone che per anni, per decenni hanno studiato, hanno fatto ricerche scientifiche, hanno messo a punto delle possibili soluzioni per conservare questo ecosistema unico. E lo dobbiamo soprattutto a quelle persone che questi interventi li hanno valutati, ne hanno valutato la fattibilità pratica e li hanno attuati. Senza queste persone, senza l'intervento dell'uomo, difficilmente si sarebbero salvate le decine di piscine naturali che sono il fiore all'occhiello di questa riserva, difficilmente si sarebbe salvata la foresta planiziale che caratterizza Castel Porziano e le 5.000 specie di animali e le 1.000 specie di vegetali probabilmente sarebbero scomparse in buona parte sotto la pressione dell'uomo. Dunque, possiamo lasciare che la natura faccia il suo corso? Ma in teoria probabilmente possiamo, ma siamo sicuri che sia la soluzione giusta in un contesto come quello italiano, in un contesto come quello europeo? Il paesaggio naturale italiano è il risultato delle profonde trasformazioni portate dall'uomo in millenni, in secoli. Prendiamo ad esempio i parchi nazionali, le riserve naturali, che sono i nostri scrigni di biodiversità, quelli che giustamente riteniamo essere i nostri presidi di biodiversità. Ecco, se noi dovessimo inserirli, classificarli, secondo la classificazione dell'Unione Internazionale della Natura, no? Che ha definito 6 categorie di aree protette, che vanno dalle aree protette, diciamo, nelle quali la presenza dell'uomo si vede meno, no? I grandi parchi nazionali come il Serengeti, lo Skeleton Coast National Park, fino ad arrivare alle aree invece più interessate dalla presenza dell'uomo. Gran parte di queste aree protette italiane sarebbero classificate al numero 5 come paesaggi protetti, che non si caratterizzano certo per la presenza di biodiversità quasi intoccata, ma si caratterizzano piuttosto per il mix tra un ecosistema ancora in discrete condizioni e la presenza non troppo devastante dell'uomo. Le nostre aree protette sono molto spesso lembi residui di biodiversità, che hanno perso addirittura alcune delle loro funzioni principali, funzioni ecologiche, dei loro processi ecologici principali. Sono aree protette di piccole dimensioni molto spesso, piccole o grandi che siano, sono esposte agli effetti della matrice circostante. Ancora una volta prendo l'esempio della foresta del Circeo. 3.000 ettari di bosco completamente circondati da coltivi, da serre, da cemento e da asfalto. Aree poco disturbate non mancano neanche da noi, questo va detto. Mi viene in mente la riserva naturale di Sassofratino nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Mi viene in mente qualche area che sta al confine tra Lazio e Abruzzo, per esempio nei Monti Ernici,
ce ne sono, c'è addirittura una grande area protetta che è considerata la più grande area di wilderness in Italia, il Parco Nazionale della Val Grande, in Piemonte, anche abbastanza poco conosciuto. Ma sono tutto sommato aree di limitate dimensioni, sono isole, talvolta addirittura scogli in un mare antropogenico. La disciplina di cui ci occupiamo si chiama biologia della conservazione. È nata negli anni '80 negli Stati Uniti come risposta alla crisi complessiva globale della biodiversità. In effetti, se a ben pensarci, già nel nome c'è un po' qualcosa di paradossale, almeno visto dal nostro punto di vista italiano e europeo. Perché conservazione richiama qualche cosa che non va toccato, qualche cosa da congelare, no? Ma noi l'abbiamo visto, soprattutto nei nostri contesti, noi dobbiamo toccare, noi dobbiamo intervenire, soprattutto per quelle aree, come per esempio Castelporziano, che sono costantemente esposte agli effetti negativi della matrice circostante. Incendi, inquinamento, specie animali e vegetali aliene. Non dobbiamo cedere all'idea del mettere tutto sotto una campana di vetro. E qui ritorniamo al punto iniziale. Noi non sfondiamo, non riusciamo ad entrare con le nostre argomentazioni, i nostri progetti, nei media, quelli più popolari, non entriamo nelle case delle persone, non riusciamo ad entrare nell'agenda delle priorità di chi decide. Il nostro lavoro è buffo, è simpatico, a qualcuno non sta neanche tanto simpatico, è un lavoro del tipo mi piacerebbe, lo farei anch'io, oppure del tipo ma ti pagano per farlo? Se noi non abbiamo il supporto della società, non abbiamo il supporto di chi ha quell'agenda delle priorità decisionali, e noi continueremo frustrati a guardare la biodiversità che continua a peggiorare. Ora, è vero che chiediamo qualche cosa di un po' difficile da capire, anche la parola stessa biodiversità non è facilissima da capire, no? Lo dimostra il fatto che il Guardian nel 2019 ha deciso nelle sue note editoriali di non utilizzare nei suoi articoli più questa parola, o comunque utilizzarla sempre meno e sostituirla con il termine wildlife. È vero anche che noi chiediamo alle persone di immaginare degli scenari futuri, no? Di che cosa succederebbe se non intervenissimo, o di che cosa succederebbe se intervenissimo con la nostra azione per cercare di supportare la biodiversità. E le persone sono naturalmente portate a concentrarsi sul qui e l'ora. È vero anche che siamo in una società che è dominata dall'emotività, no? L'emotività spadroneggia sulla razionalità, soprattutto in un contesto di tipo ambientale, dove ancora prevale un'idea disneyana di natura dal quale non riusciamo ad affrancarci. Ma se fossimo noi a non riuscire a spiegarci, se fossimo noi a non far capire alle persone il legame stretto che c'è tra una biodiversità in salute e una vita sana di tutti i giorni, forse io mi sono fatto l'idea che addirittura è il nome della nostra disciplina un problema, no? Biologia della conservazione, conservazione. Subito si apre nel nostro paese uno scenario di beni storici ed archeologici da mettere sotto la campana di vetro. Forse anche questo è un problema, ma nel nostro campo la campana di vetro funziona solo in pochissimi, limitatissimi casi, no? Dove noi basta proteggere un certo ambiente e si conserverà per lungo tempo. Ma non è quasi mai il caso del contesto italiano ed europeo così profondamente trasformato dall'uomo. Certo non possiamo far diventare tutti gli italiani esperti in biologia della conservazione, però possiamo essere noi più bravi a raccontare, per esempio, che gli ecosistemi, le aree protette, ma anche alcune specie selvatiche, non sono tutte nello stesso stato di salute. Ecco, forse la metafora medica ci può venire in aiuto.
Ecco, forse la metafora medica ci può essere d'aiuto. Noi dovremmo essere capaci di raccontare alle persone che sopra un certo livello la natura magari se la passa anche bene, un certo livello di salute, procede da sola senza bisogno dell'intervento dell'uomo, ma sotto un certo livello gli ecosistemi, le specie selvatiche hanno bisogno in qualche modo del nostro aiuto, che sarà un aiuto lieve o sarà un aiuto importante in relazione al diverso stato di salute. Si tratta di valutazioni complesse che vengono fatte anche con un certo grado di incertezza. Questo è quello che facciamo anche noi, no? Come veri e propri medici dell'ambiente. Sulla base dei risultati delle ricerche scientifiche definiamo delle azioni da fare, delle cure per l'ambiente e proviamo ad attuarle. Nel migliore dei casi avrò pazienti che sono in buone condizioni, che non hanno bisogno di cure, che hanno qualche malanno, magari legato all'età, ma dal quale guariscono da soli, che se la cavano da soli. Se dovessi fare un esempio in campo ambientale, mi viene in mente per esempio la faggeta di Sassofratino, no? Arriva una tempesta, butta a terra 10-15 alberi e si crea un chiaro nel bosco. Beh, certo io lì non intervengo, non vado a togliere il legno che è caduto, non vado a ripiantare alberi. Anzi, questo evento aumenterà la biodiversità del posto, arriveranno specie che sono abituate a contesti, diciamo, più soleggiati, arriveranno a tutta la comunità del legno morto, ma è una cosa che rende dinamico il fluire di questo ecosistema. È un paziente questo che è dotato di un'intrinseca resilienza, cioè una capacità di riprendersi autonomamente da piccoli problemi transitori che gli occorrono. In altri casi io potrei trovarmi di fronte a un paziente che non è messo molto bene, che sta sotto un certo livello di salute. Per rendere tutto ancora più comprensibile, potrei aiutarmi con una rappresentazione grafica di questa metafora medica. No? Potrei utilizzare una linea sopra la quale gli ecosistemi, le specie selvatiche, le aree protette, se la cavano da sole tra alti e bassi, ma sotto la quale i pazienti, cioè le aree protette, gli ambienti naturali, hanno bisogno dell'intervento dell'uomo, un intervento che sarà diverso a seconda dello stato di salute in cui essi versano. Alcuni pazienti invece non se la caveranno molto bene, non staranno molto bene, quindi avranno bisogno di cure lunghe per essere rimessi sulle gambe. Magari saranno cure che all'inizio saranno molto importanti, frequenti, e via via che il paziente sta meglio e si rimette sulle sue gambe, saranno sempre più rarefatte. E qui, se dovessi fare un esempio, mi viene in mente il camoscio appenninico, una specie endemica che tra le due guerre era ormai ridotta a poche decine di esemplari. Ecco, sono stati necessari oltre 40 anni di interventi di conservazione, all'inizio più importanti, con grosse anche reintroduzioni, e ora via via sempre meno, e siamo riusciti a rimettere sulle sue gambe questa specie, che adesso sta in uno stato di conservazione molto molto migliore. In altri casi invece serviranno cure ininterrotte e a lungo termine, perché i pazienti hanno una malattia cronica, no? La pastiglia della pressione, la dialisi. Ecco, qui se dovessi fare un esempio, riparlerei di nuovo di Castelporziano. Castelporziano è una riserva di 6.000 ettari, circondata da un muro, ma anche dalla città, e sicuramente, per esempio, per gestire gli ungulati, in particolare il daino e il cinghiale, e per cercare di ridurre gli impatti sulla rinnovazione forestale, io dovrò continuare sempre a fare attività di controllo delle popolazioni. Altre volte il paziente non prenota la visita perché arriva direttamente in pronto soccorso e in questo caso bisogna fare degli interventi immediati e risolutivi se vogliamo mantenere le funzioni vitali. È il caso questo del procione americano, che fuoriuscito da uno zoo privato ha cominciato a diffondersi nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi qualche anno fa. Ecco, lì sarebbero serviti degli interventi immediati per rimuovere quei pochi animali che erano fuoriusciti. Purtroppo gli interventi sono stati blandi e diluiti nel tempo e la specie si è riprodotta e diffusa ormai in tutta l'area protetta e iniziamo a vedere gli impatti negativi, per esempio attraverso la predazione del gambero di fiume, che è una specie a grande rischio di conservazione. A volte la situazione è disperata e si cercherà di fare il tutto per poter mantenere in vita il paziente. No?
È questo il caso dei 30 ultimi esemplari di Abete dei Nebrodi, una specie che era stata data per scomparsa, estinta, e che è stata riscoperta verso la fine degli anni 50 in una valle secondaria delle Madonie. Ecco, quello che si sta facendo è un intervento disperato. Stiamo cercando di far germinare i pochi semi che abbiamo a disposizione e stiamo provando ad innestare rametti giovani su altri tipi di conifere per vedere se salvaguardiamo questa specie. Altre volte è inutile qualsiasi tipo di intervento. Il paziente deve morire, morirà. È questo il caso del bosco di Betulle alla Caldara di Manziana, nel nord del Lazio. È un bosco che è testimonianza di climi passati, è un relitto postglaciale, periglaciale, e noi non possiamo far niente, è un clima che si sta surriscaldando sempre di più. Mi fermo qui con la metafora medica. Potrei fare anche tanti altri esempi perché si presta molto bene a questo tipo di argomento, ma mi fermo. E le metafore sono strumenti molto potenti anche in campo ambientale. Ci sono studi scientifici che hanno verificato questa cosa. Il nostro cervello li riconosce molto bene perché è abituato ad utilizzarli sia per organizzare il pensiero, sia per parlare e comunicarlo. Le tante possibili declinazioni di questa metafora medica che ho utilizzato sono solo un esempio di quello che possiamo fare se scavalchiamo i limiti del nostro recinto scientifico e tecnico. Divulgare non è una perdita di tempo, anzi è essenziale perché ci permette di sensibilizzare la società, ci permette di costruire quel consenso senza il quale la nostra azione non viene mai supportata. E sto parlando di supporto che non è solo economico e temporale, ma è un supporto morale, è un supporto politico, senza il quale la nostra azione rimarrà necessariamente frammentaria, verrà interrotta, riprenderà, ma non avrà un esito significativo. Nei nostri progetti di ricerca finalizzati alla conservazione della natura, obblighiamoci a contabilizzare tempo ed energie per la divulgazione dei nostri risultati, per la popolarizzazione dei nostri risultati. Parliamo alle persone, raccontiamo alle persone, anche con l'utilizzo di metafore come quella medica, raccontiamo l'importanza di quello che facciamo. Solo così potremo provare a costruire il supporto della società. Raccontiamo alle persone che sotto la campana di vetro ci dobbiamo mettere gli affreschi, ci dobbiamo mettere le pergamene antiche, ma la biodiversità, la natura, ha bisogno del nostro aiuto, ha bisogno del nostro supporto attivo, ha bisogno della nostra cura. Per raccontare queste cose alle persone, noi abbiamo bisogno di metafore giuste, non di metafore che ci rendano la vita ancora più difficile. Forse anche il nome dovremmo cambiare, no? Non più biologi della conservazione, ma medici della natura.